Ciao a tutti, benvenuti a un altro incontro con TEI Associazione Culturale. Oggi parliamo di Stendhal, la caccia alla felicità, la chasse du bonheur, ideali d'arte e di vita. Sembra che lo strano destino di Stendhal sia stato quello di ricercare sempre nella sua vita la felicità, una caccia alla felicità densa di emozioni, di passioni, e sembra trovare questa felicità sempre vicino a situazioni estreme, a situazioni quasi di morte, o di estrema sofferenza. Inizia presto la sua caccia alla felicità, inizia con Napoleone. Stendhal come militare segue fedelmente l'amatissimo Napoleone, mettendo a rischio proprio la sua vita, seguendolo in tutte le battaglie, in tutta Europa. Ama il Napoleone degli esordi, ama quello che incarna Napoleone, gli ideali della rivoluzione francese, che finalmente taglia i legami con il passato, con la monarchia, i re e porta la libertà ai popoli. Ma la caccia alla felicità è anche nei suoi ideali d'arte e tra questi ideali c'è l'Italia, paese che Stendhal ama tantissimo perché lo considera molto più felice e passionale rispetto alla Francia, ricco chiaramente di una, cultura, di un'arte, di una bellezza, sublimi. Qui ha modo anche di frequentare la Scala e di fare amicizie, artistiche importanti come con Lord Byron, con Vincenzo Monti, Silvio Pellico e adora la musica di Rossini. Questa sensibilità verso il sublime, la bellezza, lo porterà alla cosiddetta sindrome di Stendhal, appunto la sindrome di una vertigine di emozionale quando guarda un'opera d'arte, quindi questa mancanza quasi il venir meno dei sensi, insomma, per la bellezza, per il sublime. Uscito dalla chiesa di Santa Croce a Firenze nel 1817, scrisse: "Ero giunto a quel livello di emozione dove si incontrano le sensazioni celesti date dalle arti e dai sentimenti appassionati". Ed è proprio il romanzo protagonista di questo incontro, La Certosa di Parma, La chasse du bonheur, La caccia alla felicità, l'opera italiana più felice di Stendhal, in cui appunto si intrecciano ideali d'arte e di vita. Ehm, Sembra che Parma appunto sia una finzione e che Stendhal forse non ci sia mai stato o forse solo di passaggio. L'opera prende spunto, ispira, Stendhal da un manoscritto della vita di Alessandro Farnese, in cui lui identifica anche probabilmente anche la propria. La Certosa, pare appunto che non si trovi nemmeno a Parma, ma, in una strada che collega Mantova a Parma e la cittadella richiama la fortezza del Castel Sant'Angelo, dove Farnese fu rinchiuso, imprigionato per un rapimento amoroso. Il protagonista della Certosa di Parma è Fabrizio del Dongo, eroe giovane, carico di slanci e, ideali diciamo, che parte per seguire il suo amatissimo eroe Napoleone e, va e parte per partecipare alla battaglia di Waterloo. Waterloo in realtà, come sappiamo, fu la sua grande sconfitta e anche Fabrizio a Fabrizio cadono tutti gli ideali e tutti gli slanci. Addirittura viene poi imprigionato, insomma, per varie peripezie arriva e intrecci arriva, a essere scambiato in questa battaglia per una spia e viene imprigionato. Ma Fabrizio sembra trovare la felicità sempre in situazioni estreme. Da una parte alla caccia di Napoleone e dall'altra quando viene rinchiuso nella cittadella, dove si innamora
di Clelia, la figlia del generale della fortezza, ed ecco che la prigione sembra un paradiso. Ora vi leggo un passo stupendo di questa caccia alla felicità. La prigione diventa il paradiso. Ma a proposito, riprese fra sé a un tratto, meravigliato e interrompendo il corso dei propri pensieri, mi scordo d'esser sulle furie. Sono io dunque uno di quei grandi cuori di cui l'antichità ci ha lasciato qualche esempio? Sono io un eroe senza saperlo? È proprio il caso di dir che il diavolo non è così brutto come si dipinge. Come? Ho io bisogno di ricorrere al ragionamento per lamentarmi di questa prigionia che può durar 10 mesi o 10 anni? Può egli darsi che la meraviglia di quanto sta succedendo mi distragga dal sentirne la pena? O forse questo mio buon umore irragionevole e indipendente dalla mia volontà cesserà a un tratto e io piomberò da un momento all'altro nella cupa tristezza che dovrei provare fin d'ora? A ogni modo è curioso assai che uno in prigione sappia far da sé ragionamenti per essere afflitto. Torno alla prima ipotesi. Ho forse un grande carattere.